Ciao, nelle scorse settimane mi sono cucita questo cappotto in lana e in questo video ti mostro come ho cucito a mano i bottoni automatici in metallo per chiuderlo. Come sempre trovi tutte le info sul capo e sui prodotti che utilizzo nel box descrizione sotto il video. Ti ricordo che se vuoi imparare a cucire ci sono i miei corsi di cucito online, li trovi su www.cucitoespresso.it. I bottoni automatici sono l'ultimo passaggio di creazione del cappotto, quindi dopo averlo cucito tutto l'ho steso sul tavolo. Ho disteso bene dall'interno la fodera e la paramontura di sinistra, nel video la parte superiore, quella che indossando il cappotto sta sotto, e poi ho allineato la paramontura di destra, quella che indossando il cappotto sta sopra, al bordo della parte sinistra del davanti del cappotto, in questo modo. Ho chiuso il cappotto cercando di distendere bene la paramontura destra internamente in modo che fosse bella piatta e allineata. Per segnare la posizione dei bottoni utilizzerò il filo per imbastire Gutermann, eccolo. È possibile segnare la posizione dei bottoni sin da subito, prima di cucire il capo, ma io preferisco farlo sempre alla fine a capo concluso. Ho preso il pezzo del cartamodello della paramontura del cappotto, trovi i riferimenti del cartamodello in taglie che ho utilizzato nel box descrizione sotto il video, e l'ho posizionata sopra il cappotto. Ho piegato il margine di cucitura laterale, quello corrispondente al bordo cucito, e anche quello inferiore, e dopo aver fatto combaciare il pezzo del cartamodello sul cappotto ho posizionato dei pesi per tenerlo fermo in posizione. Ho tagliato un pezzo di filo per imbastire e l'ho inserito nel lago, nella cruna del lago, e ho fatto un nodino dall'altro capo del filo. Ho inserito l'ago nel punto segnato per il bottone sul cartamodello e l'ho fatto passare tra gli strati dei due davanti, facendo attenzione che l'ago fosse perpendicolare al piano di lavoro mentre lo infilavo nella stoffa, perché la stoffa dei due pezzi, diciamo, è abbastanza spessa e quindi è facile che l'ago non sia proprio perpendicolare al piano di lavoro. Diciamo, sono stata attenta che l'ago fosse perpendicolare. Ho recuperato l'ago da dentro, non prendendo il dietro e la fodera del cappotto, ovviamente prendendo solo i due davanti, e l'ho fatto uscire da sotto. Ho sfilato l'ago e ho fatto un nodino anche al secondo capo del filo, facendo attenzione a non tirarlo troppo, perché tirandolo troppo poteva diciamo uscire, perché la lana che ho utilizzato per realizzare il cappotto aveva una trama abbastanza larga. Ho fatto lo stesso per gli altri tre bottoni. Ho poi tolto delicatamente il cartamodello della paramontura, facendo attenzione che il filo per imbastire non si stacchi dal tessuto, perché come ti ho spiegato precedentemente la trama del tessuto era abbastanza larga e il nodino non teneva tantissimo. Ho aperto il cappotto e ho tagliato il filo per imbastire a metà in corrispondenza di tutti i segni, di tutti e quattro i segni che ho fatto. In questo modo ho ottenuto la posizione dei bottoni sul davanti sinistro e sulla paramontura destra, dove dovrò posizionare i miei bottoni. Per essere sicura al 100% che fosse tutto corretto, ho poi verificato con un metro da sarta le varie distanze. Ho utilizzato questi bottoni automatici che avevo già a casa e ho applicato il maschio sul davanti sinistro e la femmina sulla paramontura destra. I segni fatti con il filo per imbastire mi hanno aiutato a posizionare i bottoni. Per cucire i bottoni ho utilizzato il filo denim Gutermann, un filo più spesso rispetto al classico cucitutto che mi hai già visto utilizzare in diversi video precedenti per cucire il denim. Lo trovo molto utile anche per cucire i bottoni, perché appunto è più spesso e resistente del classico cucitutto. Utilizzerò quello di colore nero, eccolo, perché fosse ancora più resistente ho doppiato il filo, quindi ho tagliato in questo caso un pezzo di filo abbastanza lungo, circa un metro e 20. Ho infilato il filo della cruna nel lago e ho fatto combaciare le due estremità. Le ho legate insieme con un nodino.
Ho tirato poi i fili bene fino al lago in modo che si allineassero. Sono partita cucendo il bottone maschio alla paramontura sinistra. Ho inserito l'ago in corrispondenza del segno prendendo insieme sia il pezzo del davanti sia la paramontura sotto. Il nodino in questo modo sarà coperto poi dal bottone. Ho cercato di allineare il centro del bottone, che qui è segnato con questa sporgenza, al segno del filo per imbastire, quindi al punto in cui il filo per imbastire esce dal tessuto. Ho controllato che il nodino del filo per imbastire non sia attaccato al tessuto sotto, perché potrebbe essere scomodo e potrei prenderlo dentro mentre cucio. Trovata la posizione del bottone, ho bloccato il bottone con le dita della mano sinistra e ho iniziato a cucire da uno degli angoli del bottone in questo modo. Per fissare un angolo al tessuto passo 2 o 3 volte l'ago, facendo attenzione che il doppio filo rimanga sempre unito e non formi nodini o cappi, e facendo attenzione a non stringere troppo, quindi non tirando troppo il filo. Ho infilato poi l'ago all'interno dei fili appena cuciti, ho tirato lasciando un cappio e sono entrata all'interno del cappio con l'ago e ho tirato. In questo modo ho creato un nodino che tiene ben uniti tra loro i vari passaggi di filo fatti. Sono passata poi all'angolo successivo. Per non far vedere il filo né dal dritto né dal rovescio ho inserito l'ago nel tessuto in corrispondenza dell'angolo appena cucito, prendendo solo lo strato di tessuto superiore, quindi cercando di passare all'interno tra davanti e paramontura senza prendere la paramontura, e sono uscita in corrispondenza del nuovo angolo da cucire. Ho proseguito cucendo allo stesso modo con cui ho cucito il primo angolo e proseguo così per tutti gli angoli del bottone. Dopo aver cucito anche l'ultimo angolo faccio 2 o 3 nodini con cappio per tenere fermi i fili. Passo col l'ago sul rovescio, sulla paramontura, entrando nel punto in cui ho cucito l'angolo. Per non far vedere un nodo dal rovescio e ancorare meglio il filo, ho infilato l'ago nello stesso punto in cui sono uscita e ho fatto un punto lungo, prendendo solo lo strato di paramontura, quindi non il secondo strato del cappotto. Ho tagliato poi con le forbici il filo e ho tolto il filo per imbastire sfilandolo. Ecco qui. Finora mi hai visto cucire piatto per esigenze di video, ma quando cucio un bottone in realtà tengo il cappotto tra le mani e lo faccio ruotare, girare, in modo che io sono ferma, seduta o in piedi, e ruoto il capo e il bottone per essere sempre comoda nel cucire. Quindi questa è la posizione reale con cui cucio poi i bottoni. Sono andata poi a cucire anche la femmina, eccola qui, sulla paramontura destra. Questo è il dritto del bottone che dovrà vedersi dall'alto, quindi lo posiziono con il rovescio del bottone appoggiato sulla paramontura. Si cuce esattamente nello stesso modo con cui ho cucito il bottone maschio, ma cambiano la partenza e la fine. Per non vedere il nodino alla partenza, essendo la femmina forata al centro, posiziono il bottone e entro con l'ago in un punto che so che poi il bottone coprirà, per esempio questo. Posiziono il bottone in modo che il punto in cui esce il filo per imbastire sia esattamente al centro del bottone. In questo caso è facile perché essendo forato è molto più visibile rispetto a al pezzo di bottone precedente. Cucio poi il bottone esattamente come fatto con l'altro. Una volta concluso tutto il giro e fatto i 2-3 nodini con cappio per chiudere anche la cucitura dell'ultimo angolo, passo il filo sotto il bottone prendendo solo lo strato della paramontura e taglio, quindi non passo dall'altro lato, ma lo faccio direttamente da dove sto cucendo il bottone. Questo perché se passassi dall'altro lato, come ho fatto per la paramontura sinistra, cioè per diciamo la parte sinistra della chiusura, andrei sul dritto del cappotto e quindi si vedrebbe
potrebbe vedersi dall'esterno. Quindi faccio la chiusura di sicurezza nella parte interna della paramontura dove ho cucito il bottone. Applico allo stesso modo tutti i bottoni. Ecco qui. Verifico poi la chiusura e l'apertura indossando il cappotto. Per questo video è tutto, se ti è piaciuto condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video, mi trovi anche su Instagram e Facebook come La Dulzatina e ci vediamo presto per un nuovo video. Ciao!